Il video che state per vedere ve lo lancio dalla Corsica, luogo in cui sono in vacanza. È purtroppo l'ultimo video che riguarda la militaria in Alsazia. Ho spremuto fino all'ultimo la mia GoPro per pubblicare più video possibili. È un video molto particolare, come potrete vedere, un video in cui si trova un sacco di materiale e per questo ho deciso di non rivelare l'identità di questo luogo, perché vorrei proteggerlo dai recuperanti, specialmente quelli malvagi, diciamo così. Ci tengo a fare una precisazione: i miei scorsi video sul metal detecting sono andati molto bene e quando le cose vanno molto bene c'è sempre qualcosa che va male. In questo caso sto parlando di alcuni commenti non esperti del settore che si permettono di dare il loro punto di vista sulle cose. Sono ben cosciente che tanto come in questo video come in quello scorso appariranno un sacco di reperti, alcuni dei quali anche pericolosi, ma trattandosi di ritrovamento estero non valgono le stesse norme che valgono in Italia. In Italia, quando si trova un ordigno, bisogna assolutamente chiamare le forze dell'ordine e non toccarlo. Ma qua siamo in Francia, qua siamo sul fronte occidentale. Chi non è mai stato da queste parti non può capire l'intensità del conflitto che ha colpito questi luoghi. Basta uscire un attimo dal sentiero e trovare delle munizioni ancora attive, magari accatastate sotto un albero in attesa di essere recuperate. La classica segnalazione quindi che vale per i siti italiani in Francia sarebbe ridicola, perché ci sono luoghi in cui dovresti fare una segnalazione ogni 5 metri. Quindi è inutile scrivere bisogna chiamare le forze dell'ordine eccetera eccetera, non ha senso farlo in Francia, specialmente in alcuni luoghi, e lo vedrete da questo video. Rimane però la mia richiesta per coloro che invece sono dei recuperanti di non spostare o muovere o toccare assolutamente questi oggetti. Quello che faccio io è limitarmi oggettivamente a una descrizione sommaria di quello che si trova, a testimoniare gli eventi della battaglia attraverso degli oggetti che si trovano in questo caso a vista, ma mi limito solamente a quello. Volevo però condividere con voi anche una grande soddisfazione che mi sta dando questo canale. È diventato virale un reel, in particolare un reel su uno scudo di trincea che avevo trovato appunto in Francia, con più di 350.000 visualizzazioni. Sono veramente felice che ci sia così tanta gente che condivida una passione per la storia. Questo reel mi ha dato la spinta per superare agevolmente i 1000 iscritti in pochissimo tempo e per festeggiare ciò ho deciso quindi in futuro, nel prossimo futuro, abbiate un po' di pazienza, di pubblicare un video riguardo parte della mia collezione. Apriremo una scatola misteriosa con dentro del materiale da scavo che ho recuperato in questi anni. Detto ciò, buona visione. Una cosa è sicura, i tedeschi avevano una qualità costruttiva nettamente superiore rispetto ai francesi. Questa trincea, evidentemente crucca, hanno messo un doppio scudo, si intravede il primo e il secondo, di qua e pure di qua. Questo non funziona più. Particolare che siano resistiti al tempo e ai recuperanti. In Italia una roba così non sarebbe durata che un paio di mesi. Mega bunkerazzo. Secondo me andava pure giù perché c'è un buco. Questi sono la prima volta che li vedo. Secondo me erano delle specie di travi da montare per sopportare il peso del tetto, ma li hanno messi incastrati in maniera verticale, secondo me a mo' di scudo, perché sono veramente spessi. E guardate questa trave in acciaio, dallo spessore importante, sarà almeno uno 0,8. Cioè, guardate i buchi che ha preso, sicuramente da probabilmente schegge di granate. Cioè, per bucare sta roba qui ci vuole una forza incredibile. Wow. Guardate qua, che peccato che è solo circa metà, ma è uno scudo francese utilizzato anche dagli italiani con un modello simile. Questo qui era il piede di appoggio e di fissaggio. Aveva feritoia, se non sbaglio era qui, purtroppo non si vede. Vediamo se ne troviamo uno intero, dai. Ragazzi, quanto ferro, mamma mia.
ed è tutto così, ferro, 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 solo ferro. Una borraccia francese che riaffiorava con un bel foro di entrata e uno di uscita, evidentemente una brutta scheggia. Cercando è uscita quello che rimane di una granata tedesca da fucile. Furono utilizzati due modelli, questo è quello più moderno e innovativo. È esplosa solamente la punta, quindi si è aperta ed è completamente vuota, mentre questa è la coda in ottone dove si infila il governale e quindi l'asta per il fucile. È particolare, così pieno di ottone, perché questo ordigno in particolare aveva due spolette, una superiore ed una inferiore, in modo che se falliva la prima aveva successo la seconda. Un bel pezzo è sicuro. E guardate che bello anche questo pezzo qua, ottimo per fare un posacenere. È praticamente una sferica francese, quindi una bomba a mano francese di concezione ottocentesca, quindi praticamente molto simile a una palla da cannone con la frammentazione interna. Ora non si vede bene, era la sorella della Kugel, soltanto che la Kugel aveva la frammentazione esterna, questa francese aveva la frammentazione interna, ma il concetto era lo stesso, quindi una palla di ferro. Come potete vedere, la cosa curiosa, si è mantenuto il tirante. Questo qui è il tirante per l'accenditore. Il soldato andava con un laccio collegato al polso attraverso un bracciale e tirando la granata veniva sfilato questo qui, che si alzava tanto abbastanza da sfregare una pasta di fosforo che accendeva la granata. Questa invece è una Steel Hand Grenade 1915, mancante di tappo e ovviamente di manico, però è ancora visibile la carta che avvolgeva il contenuto per evitare di farlo entrare in contatto con il ferro ed avere reazioni strane. Guardate, allora qua c'è, non so cosa sia, questo qui credo sia, sembra inizialmente un bossolo, però dal peso, dal materiale, dal fondo direi che è una sorta di Minenwerfer. Questa invece è una curiosa gavetta francese tutta bucherellata ad uso scolapasta o colino, insomma. I francesi di pasta se ne mangiano poco. Quello che rimane di un Adrien francese è praticamente solo la calotta, non ha più né il crestino né le visiere. Un bossolo del Lebel sparato. Questo invece non c'entra con la guerra, ma è un bel porcino. Peccato che sia vecchiotto, però. Che figata! Guardate cosa hanno lasciato. Hanno ammontonato 3 tipi differenti di Minenwerfer. Il soprannominato piccione, il Minenwerfer da 7,6 cm e un bellissimo, questo è uno dei miei preferiti, è un Lance Mortar, credo 8,8 cm, ed è un modello molto antiquato, assomiglia parecchio al Thermos e infatti monta una spoletta molto simile al Thermos austriaco. Bello bello. Per gli amanti del vetro. No, ma questa è moderna, credo. Non lo so, sai. Potrebbe essere, non c'è scritta però. Questo invece è la punta del reticolato tedesco. Tappo e codolo di uno Stox inglese.
In Francia, quando ci sono questi nastri bianchi e rossi appesi a un ramo nel mezzo del nulla, in genere stanno ad indicare dei possibili ordigni in zona, ed infatti appena sotto troviamo una bellissima Kugel and Granaden. È il modello quello a frammentazione a quadrettoni, ne esistono vari modelli, due sono i più comuni, a frammentazione con linee verticali, e poi c'è un terzo modello che è praticamente a spicchi. È una delle granate di derivazione ottocentesca, ancora sferica, che ricorda molto appunto una palla di cannone, perché inizialmente le facevano così, quindi furono utilizzate fino a svuotamento fino ai primi anni della guerra. Poi utilizzarono delle granate un po' più moderne, anche se queste in realtà erano molto efficienti. E guardate che cacchio hanno abbandonato qua, guardate che bestia. È veramente enorme. Vediamo la corona di rinforzamento. Assurdo, è ancora liscia, è ancora liscia. Vuol dire che non è stato mai sparato questo proietto. Guardate che bestia, mamma mia. In confronto al piede. Bello. Ah no, in realtà corrige. Non mi ero accorto che la corona ce l'ha, ma è la versione in Zama, quindi è sicuramente, per questo tipo di corona e per il materiale in cui è fatto, un Minenwerfer. È anche abbastanza grosso, ipotizzo un 25 cm. In ogni caso secondo me non è stato sparato, per il semplice fatto che le trincee tedesche sono proprio qua sotto, quindi è verosimile che c'era una postazione di tiro Minenwerfer verso di là. Questo è un piede di uno scudo da trincea, sicuramente. La cosa strana è questo tipo di attacco che io non ho mai visto, quindi secondo me era qualcosa di molto grande, di veramente grosso e pesante. Si è messa a piovere forte, credo che pioverà per le prossime due ore, quindi la nostra puntata finisce qui. Io devo ancora arrivare sano e salvo al camper. Se vedete il mio prossimo video è perché sono ancora vivo. Un saluto a tutti.